Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche predestinate per amore e passioni di ottobre 2024. Ragazzi, abbiamo la carta degli amanti. Direi che è una bellissima carta per il tipo di lettura che stiamo affrontando. Di solito parla di amore, può essere amore per gli altri o anche amore verso se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se semplicemente voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi ho pubblicato un video e trovate il link sotto, è una guida. Sempre sotto nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque aprite sempre la tendina, io lì inserisco tutte le novità, poi eventualmente per ulteriori informazioni vi basta scrivermi un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di ottobre. Là, partiamo con un 10 di pentacoli, un 2 di coppe, abbiamo un 7 di bastoni, un 6 di spade, un 2 di spade, la carta dell'appeso, la regina di pentacoli e il carro. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cercherò di darvi come dei messaggi, diciamo un po' fini a se stessi, come messaggi sparsi, e dopodiché andremo a vedere caso per caso, quindi single, non single, relazioni complicate e via dicendo. Allora, partiamo da questo 10 di denari. Si parte da una certa stabilità, mi verrebbe da dire, può anche essere una carta familiare, quindi ci potrebbe essere, diciamo, un entourage intorno a voi gradevole. Perlomeno questa è l'energia con cui si parte. Andiamo a vederlo. Due di spade che avete già qui. E 3 di pentacoli. Come l'idea che per qualcuno ci potrebbe essere l'idea verso ottobre di ampliare casa, ristrutturare casa, creare qualche progetto in comune potrebbe anche essere. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 3 di bastoni e sole, sento una fortissima armonia ragazzi, il 2 di coppe mi parla di un'unione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Se per caso state frequentando qualcuno e avete figli, ho come la sensazione, non necessariamente con questa persona, però ho come la sensazione che potrebbe essere che vi dobbiate un po' dividere nel mese di ottobre tra i figli e diciamo la vostra vita personale, ecco. Allora, 7 di bastoni è spiegato da un fante di bastoni e da un eremita. Per qualcuno è come se fosse tanto tempo che è da solo o da sola,
come se si fosse raggiunto un certo tipo di equilibrio. Però ragazzi, io qui ho come la sensazione che se siete single, non molti resteranno single a fine ottobre. Ho un bellissimo 2 di coppe, ho la carta degli amanti, insomma, andiamo avanti, andiamo a vedere il 6 di spade. 8 di pentacoli e 8 di coppe. Allora, qui devo dire che potrebbe esserci come un viaggio, se non è un viaggio di tipo fisico, ma credo di sì perché c'è anche il carro. Comunque non con tutti risuonerà il viaggio fisico, può essere un viaggio di tipo spirituale. Ho come l'idea che potreste prendervi un tempo da dedicare a voi stessi proprio. E che qui, ripeto, è come se ne aveste bisogno perché c'è questo ambiente intorno a voi, che potrebbe essere la famiglia, gli amici o comunque chi vi sta intorno, che in qualche modo vi sta coccolando in questo periodo, ma ci potrebbe essere come la voglia di ritagliarsi del tempo o comunque ehm, ho l'idea che con questa persona potrebbe esserci qualche cosa di più elevato, ecco. E questo vostro prendervi un momento, io ho come l'idea che vi farà render conto di dire: ok, questa è la persona, è una bella persona, è una persona pulita, si può effettivamente andare avanti piuttosto che, adesso dipende dalla situazione di ognuno, piuttosto che costruire qualche cosa, però è come sì, ok, vedo che c'è il potenziale. L'idea è questa, che ci sia affinità a livello mentale, a livello spirituale, ma che per certi versi manchi della concretezza ed è da lì che arriva questo 2 di spade con tutti questi dubbi. Andiamo a vederlo. Nove di spade e regina di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'appeso. Quattro di bastoni. Regina di spade e asso di bastoni. Ho l'idea che qualcuno, per riuscire, diciamo, a compaginare un po' tutto nel mese di ottobre, dovrà, diciamo, giocare sulla flessibilità. Abbiamo questo asso di bastoni che mi parla di azione, mi parla di movimento, mi parla allora, avendo anche la carta dell'appeso, o si tratta di vedere le cose in prospettiva da un altro punto di vista, perché nel modo in cui lo state vedendo adesso avete dei dubbi, ci sono come delle cose che non vi tornano, quindi qui per certi versi vi dice appunto guardate la situazione da un'altra prospettiva. C'è la regina di spade, mi suggerisce sempre di come fare degli elenchi pro e contro di una situazione, cose di questo genere. Andiamo a vedere la regina di denari. Mm. Cavaliere di pentacoli e torre. Voglio andare a vedere il carro. Regina di bastoni. Allora ragazzi, qualsiasi sia la vostra qualsiasi sia, sono contenta. Qualsiasi sia la vostra situazione, sento come se si partisse da una situazione abbastanza stabile, poi c'è questo nuovo accordo, nuovo progetto, che può essere la ristrutturazione della casa, può essere l'ampliamento della casa, l'ampliamento della famiglia, potrebbe essere per qualcuno anche un progetto lavorativo insieme alla vostra persona di interesse, per qualcun altro un viaggio, un qualche tipo di movimento o spostamento, comunque qualsiasi sia il progetto, sento che se ne parlerà a ottobre, vi verranno parecchi dubbi,
se sia la persona giusta, se sia la strada giusta, se sia il modo giusto. Potreste avere difficoltà, a livello di gestione del tempo, magari tra la vostra vita privata e i figli e il lavoro e il partner, insomma, un po' di spirito di sacrificio, mi viene da dire, in questo mese ehm, di ottobre, ma tutto sommato sento che questa vostra flessibilità su cui lavorerete, si può anche tradurre in dinamicità nel mese di ottobre. Quello che prima poteva sembrare lento, sento che si muove, si va a velocizzare e con la carta del carro a fine lettura c'è come un movimento, una scelta, che è anche un po' qui il significato della carta degli amanti, o il prendere una direzione. Se tenete presente che c'è anche il Papa, qui si parla di un'ufficializzazione, quindi di ufficializzare una relazione, di un potenziale matrimonio, potrebbe trattarsi di anche un viaggio spirituale da effettuare con questa persona. C'è come una sorta di riconoscimento alla fine del mese. Va bene, andiamo a vedere caso per caso, ragazzi. Allora, partiamo da chi è single e non ha nessuno in testa. Qui devo dire, ragazzi, che le uscite, le gite, i viaggi, gli spostamenti, tutto quello che prevede un movimento è un buon terreno per conoscere eventualmente qualcuno di nuovo. E vi dico che questa persona potrebbe proprio arrivare, ci potrebbe essere come un incontro magico, ho la sensazione. Ehm, Potrebbe anche essere un viaggio di lavoro, per qualcuno. Comunque, la persona in sé è una persona genuina. C'è come una vostra titubanza del tipo, sì, siamo magari affini a livello mentale, a livello spirituale, quello che vi ho detto prima, ma a livello concreto come si fa? Bisogna rinunciare a qualche cosa con questa carta dell'appeso, ehm, e decidersi a fare un movimento. Guardate, potrebbe proprio essere una conoscenza molto interessante, potrebbero anche esserci proprio faville in camera da letto, oltre il fatto che questa persona è pulita, genuina, quello che però vi consigliano le carte è di mettere subito le regole in tavola. Quindi per la serie io vedo così una relazione, oppure quello che voglio costruire io è questo, quello che in questo momento posso dare è questo, cioè parlate chiaro, fondamentalmente. Prima dovete risolvere voi i vostri dubbi, poi potete parlare chiaro, fare gli elenchi, come vi dicevo prima con la Regina di Spade. Se siete single ma avete qualcuno in testa, io qui ragazzi sento che le cose si evolvono. Potrebbe esserci come alla fine del mese un riconoscimento, un'ufficializzazione. ehm, Ho come l'idea che si arriverà a un certo tipo di accordo, di equilibrio, di linearità, a livello relazionale, cioè ci vediamo magari con la regolarità di 1/2 volte alla settimana, cose di questo genere. Oppure non è una cosa che si dice, però è una cosa che viene poi naturale con il tempo, quindi è come se nel mese di ottobre si iniziasse ad avere una certa costanza nel vedersi o nel sentirsi. C'è come un cambio comunque alla fine del mese, eh? Tenete presente che la carta degli amanti è anche una carta di forte equilibrio e armonia, quindi è un po' quello l'imprinting del mese. Andiamo a vedere chi è in coppia. Dunque, qui c'è come la necessità di andare oltre, di parlare di cose nuove, di creare qualche progetto. Per qualcuno si tratta di iniziare a parlare di figli o di famiglia. Se per caso siete di quelle persone che non vogliono figli, potrebbe essere semplicemente il andiamo ad abitare insieme, prendiamo un animale da compagnia o costruiamo qualcosa insieme, no?
Di solito quando non ci sono i figli si tende o a prendere l'animale da compagnia o a comprare la casa insieme. Ehm, Tutto sommato lo vedo un buon mese, comunque, come se ci fossero dei progressi, delle ufficializzazioni. Potrebbero anche esserci proprio delle cerimonie, degli incontri speciali, degli incontri romantici. Sento che, insomma, ragazzi, anche per voi quel momento di lentezza che avete vissuto fino ad adesso cambia. Se siete in una relazione così così, che non si sa se sì o se no, sento che nel mese di ottobre prenderà una certa piega sì. Ok, qui ci sono dei movimenti, c'è la presa di potere personale, c'è un'ufficializzazione con il Papa, nonostante magari i dubbi del primo periodo, però secondo me alla fine si arriva ad una scelta. Questa è una carta di scelta, questa è una carta di scelta, questa è una carta di contratto e di ufficializzazione. Quindi secondo me ragazzi, se siete in una storia che più o meno non sapete ben ancora definire, a fine mese sarà qualcosa di più definito, non tanto a livello pratico, ma a livello teorico, verbale si può dire. Per qualcuno anche pratico, ma lo sento per pochi. Ok? Vi dico, un po' per tutti c'è come una sorta di movimento. Però per i single è più un wow, conosco questa persona fantastica e riesco anche a creare un equilibrio quasi immediato. Per le persone in coppia è più un cambio di ritmo, da lento, qualche cosa che probabilmente non progrediva, adesso è come se prendeste in mano la situazione e le cose iniziassero a fluire. Mentre per le persone appunto che hanno una relazione più o meno, qui si prende una decisione, una scelta e per molti una scelta positiva, cioè nel senso di ufficializzare la relazione. Magari vi presentano anche la famiglia, gli amici, cose per lo stile. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi. Oh, che bella! Questa carta vi dice che sta arrivando l'amore, ragazzi, di aprire il cuore, di stare insieme, di qualche cosa di perfetto. Arriverà qualcuno che avrà la chiave per sbloccare il vostro cuore. Fatemelo sapere nei commenti, eh. Adesso magari ascoltatela verso il 20 di ottobre così, e così diciamo un terzo del mese, 2 terzi del mese sono già passati e mi dite se avete già conosciuto qualcuno oppure no. E se sì, com'è questa persona? Ok, il Ching dell'amore. L'armonia, amore e pace, carta numero 11, qui avete il 4 di bastoni che è per come è disegnato viene associato molto spesso all'11-11 che sono numeri maestri, sono numeri di anime gemelle e questa qui anche gli innamorati è una carta di amore esattamente come dice qua. E qui abbiamo il coraggio dell'amore, carta numero 43 ed è bellissimo perché la tigre è disegnata con il naso a cuoricino. Va bene, andiamo a vedere nel libro come vi traduce questi Ching. Vi ricordo che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte e che quindi le definizioni sono diverse. Allora, sul libro questa carta come armonia viene chiamata la quiete e la spiegazione è: il momento è felice, si sta verificando un accordo favorevole di eventi, piena concordia tra persone di carattere diverso se non contrario. I peggiori, gli uomini di cattiva volontà, cedono, si ritirano e i buoni dominano. La prosperità è piena perché tutto contribuisce ad essa, gli uomini e il destino. Anche ora è bene trovare chi sa regolare, ordinare il favorevole corso degli eventi, esattamente come l'uomo pone ordine, regola, amministra il tempo, lo spazio, la natura. È il bisogno insopprimibile di armonia,
di ordine, di dominio che l'uomo porta con sé per tutta la vita. In tal modo, una saggia amministrazione di tutto ciò che ci circonda e delle nostre azioni torna a vantaggio comune. Interessante. Andiamo a vedere la carta numero 43, che qua viene tradotta come la decisione. E la spiegazione è: se nelle vostre faccende credete sia giunto il tempo di prendere una decisione, ma non osate muovervi, fatelo pure, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, non disgiungete mai forza da correttezza. Non è una lotta disperata, il cui esito sia incertissimo, e non avete bisogno perciò di ricorrere a tutti i colpi. Secondariamente, non lasciatevi tentare a venire a compromessi con chi è manifestamente dalla parte del male, dell'errore. In terzo luogo, lasciate perdere la violenza, perché sarebbe dannoso. Finireste per combattere l'avversario sul suo stesso terreno e ciò gli tornerebbe vantaggioso. E qui faccio un attimo una parentesi. Per violenza si potrebbe intendere anche violenza verbale, ovviamente. In ultimo, è inutile combattere il male se poi non ci si mette sulla via del bene. Il successo allora non dovrebbe mancarvi. Sta a voi non demeritarlo. È un po' come se vi dicessero di essere coerenti, in un certo senso. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ho concentrato più di 25 anni di studi, ho rimescolato un po' tutto e l'ho riordinato in modo che sia, diciamo, facile per voi imparare questi argomenti, e soprattutto è stato tutto creato, studiato, perché fosse come un acceleratore del vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, li potete vedere se entrate nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!